Bene amici, bentornati, continuiamo a parlare di Hobbes e continuiamo a parlare del metodo scientifico e del linguaggio che è ampiamente implicato nella fondazione del particolare metodo scientifico di Hobbes. Anche questa volta c'è con me la gattona Sofia, amatissima, che però niente, si è arrabbiata e non vuole assolutamente aiutarmi in queste video lezioni, quindi insomma giustamente l'abbiamo lasciata andare. Abbiamo visto la scorsa volta la distinzione tra conoscenza incerta e empirica e conoscenza certa, conoscenza filosofica e scientifica, distinzione molto importante in Hobbes. Abbiamo visto che Hobbes è mezzo empirista e mezzo razionalista, però in realtà il suo metodo scientifico appartiene alla grande famiglia sei-settecentesca del razionalismo, perché le idee su cui si fonda la scienza per Hobbes sono fondate a priori, non però come Cartesio sono fondate a priori perché sono innate, autoevidenti, derivanti da Dio. Per Hobbes l'a priori è diverso dall'a priori di Cartesio, le idee possono essere utilizzate in maniera universale, certa, a priori, ricordate, per via del linguaggio che gli scienziati possono utilizzare per fornire a queste idee dei termini e delle definizioni ben precise, e poi si accordano appunto termini e definizioni del tutto arbitrarie e convenzionali, ci si accorda per utilizzare una certa idea, una certa parola, un certo termine sempre e solo con quella definizione. E quindi ci sono però molte altre cose da dire. Abbiamo detto, ricordate alla fine della lezione precedente, che Hobbes cerca di fondare l'intero sistema della scienza sul convenzionalismo linguistico, sul convenzionalismo. Questo che significa? Significa che noi possiamo fare scienza certa, scienza esatta, possiamo avere una conoscenza scientifica soltanto degli oggetti che ci inventiamo noi. Ci inventiamo noi non solo perché diamo ad essi un termine e un significato preciso, ma proprio ci inventiamo noi questi oggetti di cui operiamo perché noi siamo la loro causa e la loro origine. Cioè la scienza certa si basa sulla conoscenza delle cause, e qui lui è d'accordo con Aristotele. Vi ricordate che cos'è per Aristotele la conoscenza? È la conoscenza delle cause. Esistono due tipi di cause però secondo Hobbes, una causa primaria e invece una tipologia di causalità secondaria. La causa primaria è la causa generatrice, cioè è la causa che origina l'oggetto e il fenomeno. Quindi per conoscere qual è la causa di un oggetto, di un fenomeno, noi dobbiamo conoscere la sua origine, la causa generatrice. Quando la causa generatrice è data dal nostro operare, oppure noi comunque controlliamo la causa generatrice, o comunque la conosciamo, sappiamo che deriva dagli uomini, allora quella sarà una scienza esatta, d'accordo? La causa generatrice è la causa primaria, poi la causa generatrice darà luogo a tutta una serie di cause accessorie che sono cause secondarie. Hobbes non dice che qualunque causa è una causa generatrice, le cause generatrici sono le cause più importanti, cioè sono le cause primarie che poi permetteranno a ogni fenomeno di soggiacere anche ad altri tipi di cause, ma si tratta appunto di cause secondarie. Che cos'è la causa generatrice? Fate attenzione, per Hobbes la causa generatrice è sempre un corpo in movimento, perché nell'universo esistono soltanto corpi in movimento, non esiste nient'altro. Quindi la causa generatrice di qualunque oggetto o fenomeno è un corpo che si è mosso per dare vita, per dare luogo a quell'oggetto o fenomeno. Perché proprio corpi e perché per forza corpi in movimento? È molto semplice, questo ci consente di fare una parentesi su qualcosa che per motivi di tempo, per motivi di importanza non possiamo trattare in maniera troppo estesa, cioè la metafisica di Hobbes. Hobbes è un materialista,
corporista, o meglio forse si potrebbe chiamare un corporeista, di solito si usa questo termine, corporismo, corporista. Cioè Hobbes pensa che nell'universo esistano soltanto corpi e corpi siano continuamente in movimento, non esiste nient'altro, esiste solo materia, materia corporea, ma quindi lui esclude, a differenza per esempio di Cartesio, la res cogitans, l'esistenza di un pensiero come sostanza separata dal corpo, l'esistenza di un pensiero che è un qualcosa di immateriale, una anima spirituale, una anima immateriale. Per Hobbes non esiste nulla che sia spirituale, che sia immateriale nell'universo, tutto è materia, tutto è corpo, non può esistere qualcosa di immateriale, uno spirito, secondo Hobbes. Questo è il particolare materialismo di Hobbes. Per Hobbes tutto ciò che esiste deve poter agire o patire. Come può uno spirito che è inesteso agire sulla materia estesa, oppure subire qualche azione dalla materia estesa? Lui certo non crede nella ghiandola pineale di Cartesio, e quindi lui, Hobbes, semplicemente applica il meccanicismo di Cartesio in maniera integrale. Per lui anche l'essere umano è una macchina. Ricordate che Cartesio aveva distinto tutti i corpi, compreso il mio corpo, che hanno solo res extensa e quindi agiscono meccanicisticamente e deterministicamente. Cartesio aveva distinto i corpi dall'anima, dal cogito, dal pensiero, che invece è immateriale, quindi agisce non come una macchina, agisce finalisticamente e liberamente. E invece nel caso di Hobbes non è così. Hobbes, tra le due sostanze, ricordate, res cogitans e res extensa, elimina semplicemente la res cogitans, esiste solo la res extensa, e quindi anche l'essere umano è soltanto materia, è soltanto corpo e non ha nulla di anima. E quindi l'essere umano, a differenza di quel che diceva Cartesio, dice Hobbes, ricade all'interno del meccanicismo e del determinismo universale. Noi siamo macchine come tutti gli altri oggetti corporei, non abbiamo libertà, non abbiamo libero arbitrio, non ci comportiamo in base a un fine, facciamo parte del grande ingranaggio meccanicistico dell'universo. Ricordate che Cartesio e altri, gli occasionalisti, Spinoza, si erano avventurati nel problema sollevato da Cartesio stesso nella sua dottrina del dualismo, dell'annoso problema della possibile interazione tra corpo e anima. Ma Hobbes risolve questo problema in maniera tranciante, in maniera semplice, semplicemente eliminando l'anima. Tutto è corpo, tutto è res extensa. E voi direte, ma questa non è una teoria eretica, una teoria anticristiana, quindi anche le entità soprannaturali, gli angeli oppure Dio sono dei corpi. Hobbes, forse sorprendentemente per qualcuno, risponde di sì. Dio, se esiste, è un corpo, dice Thomas Hobbes, e così gli angeli o cose del genere. Tutto ciò che esiste è corpo. Ma possibile che Dio sia un corpo? Voi capite bene che per via di queste posizioni metafisiche e di filosofia prima, Hobbes subì tutti quei processi di cui ho parlato, processi per vilipendio della Chiesa anglicana, per ateismo, di cui abbiamo parlato nella lezione sulla vita e sulle opere. Ma Hobbes sostiene di essere un cristiano, un vero cristiano. Lui dice che anche Dio è corpo e non c'è nessun problema nel considerare anche Dio oppure gli angeli come corporei.
Lui, che ricordate ha una straordinaria erudizione, cultura classica, fa riferimento a alcuni padri della Chiesa dei primi secoli, tra cui un padre della Chiesa importantissimo, Origene, che sarà la base della dottrina poi ripresa da Agostino dell'interpretazione allegorica della Bibbia. Origene diceva che Dio ha un corpo, quindi non deve sorprendere molto, perché vi erano stati padri della Chiesa che sostenevano che Dio era corporeo, e la grande cultura di Hobbes utilizza ovviamente questa argomentazione. Io mi baso su padri della Chiesa considerati santi, considerati tuttora meritevoli da parte della Chiesa anglicana, e loro dicevano che Dio ha un corpo. Quindi questo è il corporeismo di Hobbes. Tutto è dato da corpi in movimento che si incontrano, che si scontrano e che danno luogo ai composti di cui è fatto l'universo. Attenzione, Hobbes dice, allo stesso modo in cui dirà relativamente a qualcosa che vedremo nella politica nelle prossime lezioni, che questo deriva dall'esperienza. E come? Ma lei ha detto che il metodo convenzionalistico di Hobbes non deriva dall'esperienza, si basa su idee a priori, anche se sono a priori proprio perché convenzionali, proprio perché definite linguisticamente in maniera arbitraria dagli scienziati. E come? Allora lui ha un metodo razionalistico e le idee vere sono a priori, eppure dice che alcune cose sono evidenti per esperienza. Sì, Hobbes fa esattamente questo. Hobbes dice addirittura, lo dirà anche in una cosa fondamentale che vedremo, in una dottrina fondamentale che vedremo nelle prossime lezioni sulla morale e la politica. Hobbes dice addirittura che ci sono alcune verità che non hanno bisogno del metodo. Addirittura lui fonda un metodo scientifico, però comunque fa delle eccezioni. Come vedremo nella morale e nella politica, farà anche qui delle eccezioni, perché dirà che la natura umana connotata pessimisticamente, no? L'uomo egoista e aggressivo, la delle caratteristiche, la comprensione delle caratteristiche della natura umana avviene per esperienza. Allo stesso modo, qui, quando parla del metodo scientifico, dice che alcune cose, questo è singolare, non hanno bisogno del metodo scientifico. Il fatto che tutto ciò che esista sia costituito da corpi in movimento, lui dice è evidente a tutti. Soltanto una persona in malafede potrebbe negarlo, quindi per lui si tratta di una cosa, neanche molto duro Hobbes, una cosa talmente evidente che non si capisce come non si possa imporre nella mente di tutti. È una cosa evidente a tutti per esperienza, che esistono soltanto corpi in movimento. Non può esistere qualcosa che non sia un corpo, non può esistere uno spirito. Dire che Dio è incorporeo, è spirituale, è immateriale, significa dire che Dio non esiste affatto, secondo Hobbes. La stessa espressione sostanza immateriale, sostanza spirituale, secondo Hobbes è una contraddizione linguistica, un controsenso. Quando io pronuncio la parola sostanza o penso alla parola sostanza, penso inevitabilmente a qualcosa che abbia un'estensione, cioè a qualcosa che abbia un corpo. Dunque, tutto nell'universo è dato da corpi in movimento, quindi le cause generatrici di qualunque cosa sono corpi in movimento. Questo vale quindi per tutte le scienze. E lui indica quali sono i corpi in movimento che sono le cause generatrici di ciascuna scienza in ordine di difficoltà, cominciando dalla matematica, che, essendo lui meccanicista, come in Cartesio, la matematica si riduce a geometria. Quindi la scienza più semplice, alla base di tutte le altre e alla base del metodo scientifico, è la matematica. Tutti gli oggetti della matematica, le strutture fondamentali della matematica, hanno una causa generatrice che è un corpo in movimento. Per esempio una linea, qual è la causa generatrice della linea?
è un punto, un elemento puntiforme che si muove, quindi spostandosi il punto dà vita ad una linea. Qual è l'origine, cioè la causa generatrice di una qualunque figura piana? È una linea che si sposta, si muove da una parte e dall'altra e quindi genera una figura piana. Qual è l'origine? Forse l'avete già capito, anche delle figure solide. L'origine delle figure solide, cioè la loro causa generatrice, anche in questo caso è un corpo in movimento, perché tutti gli oggetti hanno come causa generatrice, come causa primaria, un corpo in movimento, e quindi un piano che si muove, ruota e dà luogo a un solido. Questo vale per la matematica. Poi in ordine crescente di difficoltà abbiamo altre scienze, la meccanica, cioè la fisica, che lui chiama meccanica. E ovviamente questo è piuttosto ovvio, la causa generatrice della meccanica, della fisica, sono i corpi fisici che si muovono e che si scontrano. Poi passiamo dalla meccanica, una cosa più difficile, alla fisiologia. La fisiologia è data dai corpi all'interno del nostro organismo che producono le sensazioni. La sensazione per lui, per Cartesio, è totalmente materiale, d'accordo? E quindi ci sono dei corpi, magari anche microscopici, all'interno dei nostri organi di senso o all'interno dell'intelletto, che muovendosi si scontrano e ci danno le sensazioni. Per esempio la sensazione visiva, la percezione visiva di questo computer. Attenzione, perché questo è importante, lo riprenderemo dopo, le percezioni degli oggetti esterni a livello dei nostri sensi, studiati dalla fisiologia, derivano dall'impatto, attenzione, dei nostri sensi con le caratteristiche geometrico-meccaniche degli oggetti fisici esterni a noi. Come in Cartesio, le uniche cose che sono vere, che sono oggettive, che non sono illusorie, del mondo esterno, ma comunque di qualunque oggetto, anche del mio corpo, sono le caratteristiche geometrico-meccaniche, le dimensioni, il contorno, il movimento, così, e tutto ciò che è misurabile spazialmente. Quindi attenzione, noi conosciamo degli oggetti come in Cartesio, noi conosciamo soltanto le caratteristiche geometrico-meccaniche, perché solo quelle esistono realmente nella realtà. Poi, dopo la fisiologia, abbiamo anche la morale. La morale studia lo scontro degli animi all'interno del mio corpo. Attenzione, per animi appunto Hobbes non intende nulla di spirituale, ci sono dei corpi, lui li chiama animi, comunque, che hanno relazione con le nostre azioni morali. Noi potremmo chiamarli neurotrasmettitori, non so, cose del genere, e quindi il moto degli animi, gli animi scontrandosi danno luogo all'azione morale, ma alla morale è strettamente legata la filosofia civile, cioè la politica di Hobbes, che lui chiama molto spesso filosofia civile. La filosofia civile studia, anch'essa a partire dai moti degli animi interni al mio corpo, la costituzione di una comunità, di uno Stato, delle leggi. La cosa importante è che poi vedremo anche in seguito, che morale e politica, morale e filosofia civile per Hobbes sono la stessa identica cosa. Questo è molto importante. La morale fa riferimento alla politica, perché ciò che è morale, ciò che è giusto, ciò che è immorale o ciò che è ingiusto corrisponde a ciò che dice la legge. Questa, ne parleremo anche nelle prossime video lezioni, questa visione delle cose si chiama legalismo etico. Legalismo etico. Non c'è nessuna distinzione tra la legge e la morale. Legalismo etico. La legge fonda anche la morale in maniera convenzionale. Non esiste la distinzione tra bene e male, tra giusto e ingiusto in natura.
La morale e la politica, ricordate, sono scienze esatte proprio perché i principi su cui si basano gli oggetti di studio di queste scienze sono fatti da noi, sono inventati da noi, quindi noi inventiamo convenzionalmente e arbitrariamente come inventiamo il linguaggio, e appunto attraverso il linguaggio inventiamo ciò che è giusto, ciò che è ingiusto, e quindi c'è una corrispondenza. Ciò che la legge permette è giusto e morale, ciò che la legge impedisce è ingiusto e immorale, cioè ciò che è legale corrisponde a ciò che è morale, che è giusto, ciò che è illegale corrisponde a ciò che è immorale, che è ingiusto. E quindi queste sono, diciamo, le cause generatrici di tutte le scienze, vedete, sono sempre corpi in movimento. Che cosa si intende? Attenzione, in maniera più precisa con causa generatrice, per esempio in matematica. Le scienze incerte, empiriche, sono quelle, come ho detto, che riguardano oggetti la cui causa generatrice non è stata data da noi. E invece quando siamo noi alla base delle cause generatrici o controlliamo le cause generatrici di certi oggetti, le scienze che si riferiscono a quegli oggetti sono scienze esatte. Quindi le scienze certe, le uniche vere scienze scientifiche o filosofiche, sono quelle che utilizzano oggetti che abbiamo fatto noi, la cui causa generatrice dipende da noi. Mentre invece la fisica, abbiamo visto, è una scienza incerta, perché le cause generatrici della fisica ne le abbiamo fatte noi. Vediamo un esempio di differenza tra fisica e matematica. Noi abbiamo per esempio una circonferenza. Hobbes fa questo esempio, ok? Noi abbiamo una circonferenza. Allora, qual è la causa generatrice di una circonferenza? Fate attenzione, noi andiamo in giro e troviamo delle circonferenze, degli oggetti che possono essere molto simili a delle circonferenze. Io l'ho disegnata male, ma per esempio potrei trovarne una disegnata con molta precisione su un tavolo da disegno in un'aula di una delle mie classi di liceo scientifico. Loro fanno disegno, sono bravi a disegnare una circonferenza. Io non posso sapere se quelle che trovo, vado in giro, vedo disegnate, sono delle vere circonferenze, ok? Perché perché non le ho fatte io, le ha fatte qualcun altro, ok? E quindi come faccio a sapere che è una circonferenza? Voi sapete che è facilissimo che una forma circolare sembri una circonferenza ma non lo è. Basta una deviazione piccolissima, e questo fa sì, anche una deviazione piccolissima, a causa del fatto che non tutti i punti della circonferenza siano equidistanti dal centro, e quindi quella non è una circonferenza. Quando invece io non posso essere sicuro che sia una circonferenza, perché la causa generatrice non l'ho fatta io, quando invece sono io l'origine della causa generatrice, allora posso dire che è una circonferenza. E quindi dirò qual è la causa generatrice di una circonferenza. La causa generatrice della circonferenza è il movimento intorno a se stesso di un corpo qualsivoglia quando viene tenuto fermo un punto qualsivoglia di quel corpo, ok? Quindi attenzione, la definizione di circonferenza in quanto causa generatrice non sarà la forma geometrica in cui tutti i punti sono equidistanti dal centro. Sì, questo è vero, però capite, è un'osservazione secondaria, è un'osservazione accessoria. La definizione di circonferenza deve far riferimento alla sua causa generatrice. La circonferenza è due punti, quella forma geometrica che viene generata da un qualsivoglia corpo che si muove intorno a se stesso, che viene fatto muovere intorno a se stesso purché uno qualsiasi dei punti del corpo sia tenuto fermo, e il corpo si muove intorno a uno qualsiasi appunto dei suoi punti. Questa è la causa generatrice della circonferenza, e questa causa generatrice deve entrare nella definizione del
della circonferenza, d'accordo? Quindi io sono sicuro che questa causa generatrice l'ho fatta io, con il righello, con il compasso, eccetera, io costruisco una circonferenza e so che quella è una circonferenza, perché l'ho fatta io o l'ha fatto un altro essere umano di cui mi fido, sulla base di una certa definizione. Quando vado in giro e vedo cose che sono simili alle circonferenze, non posso essere sicuro che quella sia una circonferenza, perché io non so chi l'ha fatta, quindi io non controllo, io non ho conoscenza della causa generatrice. Spero che questo sia chiaro. Quindi le scienze esatte sono quelle fatte da noi, sono quelle i cui oggetti, i cui principi hanno avuto una definizione inventata da noi. Quindi le scienze esatte, come ho detto anche nella scorsa lezione, le vere scienze, conoscenze scientifiche o filosofiche, sono solo due, perché solo in due casi io invento i principi di quelle scienze. In matematica, i cui enti ideali diversi dalle forme simili irregolari che trovo in natura, gli enti ideali li ho inventati io nella mia mente, e l'ambito, l'altra scienza esatta, l'unica altra scienza esatta che deve prendere il metodo dalla matematica è la morale e la politica. Abbiamo visto sono la stessa cosa, l'ambito etico-politico, perché cosa sia il giusto, l'ingiusto, il bene, il male, la morale, ciò che è morale, ciò che è immorale, la legge conveniente, la legge non conveniente, lo Stato che funziona, lo Stato che non funziona, non sono cose che ho trovato, ok? Sono cose che ho inventato io. Infatti vedremo che Hobbes ipotizza uno stato di natura, lo stato di natura non esiste né il bene né il male né la legge, perché sono cose che la razza umana inventerà dopo, nel momento in cui uscirà dallo stato di natura. Quindi attenzione, la morale, la politica, il bene, il male, la legge giusta e la legge ingiusta non solo sono convenzionali nella loro definizione e nei termini, questo vale per tutte le scienze, ma sono oggetti che proprio abbiamo inventato noi, perché noi controlliamo la nostra causa generatrice. Come gli oggetti astratti e ideali della matematica, che per lui si riduce meccanicisticamente alla geometria, anche gli oggetti della morale e della politica sono inventati da noi. Invece la fisica, come abbiamo detto più volte, è una scienza incerta, perché io trovo dei corpi che si muovono, si scontrano, anche per esempio gli astri. Quei corpi non li ho inventati io, non so qual è la causa generatrice, li trovo, corpi si scontrano, cadono. La causa generatrice potrebbe essere Dio, li ha creati Dio. La causa generatrice potrebbe essere semplicemente la natura, l'interazione, lo scontro causale necessario di particelle materiali in miliardi di anni, è la causa degli oggetti fisici. Oppure gli oggetti fuori di me, gli oggetti della fisica, non so, potrebbe averli inventati un super scienziato che sta su un'altra stella e ha inventato il pianeta Terra con tutti gli oggetti che ci sono. In tutti questi casi comunque non sono io ad aver inventato gli oggetti fisici, gli oggetti della quella che lui chiama meccanica, perché la fisica la chiama meccanica, d'accordo? Non sono io alla base della causa generatrice degli oggetti della meccanica, e quindi la fisica, la meccanica non è scienza esatta, mentre sarà scienza esatta sia la matematica sia la morale e la politica, che sono la stessa cosa, perché sono scienze i cui oggetti, i cui principi sono fatti da me. Spero di essermi spiegato, questo è proprio il metodo scientifico di Hobbes. Ci sono altre cose interessanti da dire, da aggiungere. Attenzione, abbiamo visto che io devo dare dei nomi e delle definizioni convenzionali alle cose per poter agire poi su di essi a priori e poter poi fare scienza. I nomi, attenzione alle definizioni, li diamo anche agli oggetti fisici che però, non avendo inventato noi, non potranno essere oggetto di
scienza esatta, di conoscenza secondaria. Tuttavia anche la conoscenza empirica, come abbiamo detto, degli oggetti fisici, pur essendo sempre una scienza incerta, soltanto probabile, la conoscenza anche degli oggetti fisici migliora, anche se non sarà mai certa, migliora nel momento in cui in maniera arbitraria e convenzionale fornisco un nome e una definizione, ok, a quegli oggetti. E allora bisogna dare dei nomi e delle definizioni, quelle che Hobbes chiama le definizioni prime della filosofia. Le prime idee a cui bisogna attribuire un termine e una definizione sono appunto le idee di corpo e di movimento, perché abbiamo visto che tutto viene generato da corpi in movimento, quindi le prime definizioni saranno quelle di corpo e di movimento. Successivamente darò le definizioni di alcune idee implicate nel corpo e nel movimento, come l'idea di spazio o l'idea di tempo, e così vale per l'idea di durata, per l'idea di distanza e così via. Non abbiamo certo il tempo e non avrebbe senso per parlare delle varie numerose definizioni prime della filosofia. L'importante è, come vi ho detto, che questo fondi universalmente la scienza. In che modo? Perché una comunità di dotti si mette a un tavolo, per così dire, e definisce i nomi e le definizioni di tutti gli oggetti, di tutti i fenomeni, e stabilisce arbitrariamente e convenzionalmente che da ora in poi corpo, movimento, spazio e tempo siano termini che devono essere sempre utilizzati con quella definizione che noi ci siamo inventati, d'accordo? Questo garantisce l'universalità, l'omogeneità e l'oggettività della scienza, ok? Attenzione, noi abbiamo visto che però qualunque corpo, qualunque fenomeno è costituito realmente, e noi solo quello conosciamo, di proprietà, ve lo ricordate, quantitative, cioè geometrico-meccaniche. Quindi quando noi conosciamo e definiamo qualunque oggetto, cosa definiamo di un oggetto? Non definiamo le qualità secondarie sensibili. La definizione di un oggetto è relativa soltanto alle caratteristiche geometrico-meccaniche, cioè quantitative di un oggetto. In questo modo, fate attenzione, che questo è molto importante, ogni termine linguistico che cosa fa? Che cosa è un termine? Il termine è qualcosa di quantitativo, no? Perché il termine corrisponde a una definizione che ha al suo interno soltanto le caratteristiche geometrico-meccaniche, cioè il termine esprime, denota o significa solo qualcosa che è misurabile, solo qualcosa che è spazializzabile, solo qualcosa che è matematizzabile, perché all'interno dell'oggetto che il termine definisce, ciò che esiste, ciò che noi conosciamo, lo ripeto, sono solo le caratteristiche geometrico-meccaniche. Quindi il termine che cosa definisce dell'oggetto a cui corrisponde? Definisce delle quantità, cioè un termine può essere inteso come una quantità, come un numero, capite? O come una quantità, e quindi potrebbe essere espresso come un numero, perché un termine al suo interno definisce solo gli aspetti quantitativi di un oggetto, quindi i termini possono essere visti come delle quantità, ed essendo delle quantità possono essere utilizzati come le strutture matematiche, cioè i termini possono essere addizionati, sottratti, equiparati, considerati diversi e così via, come gli oggetti della matematica. Questa è la base di un'idea geniale e profetica di Hobbes, il fatto che ragionare corrisponda a calcolare. Il ragionamento che cos'è? Calcolo su nomi e definizioni. Noi abbiamo stabilito arbitrariamente e convenzionalmente certi nomi e certe definizioni,
mettendo insieme questi termini in un linguaggio verbale, io in fondo non sto facendo nulla di diverso che mettere delle quantità matematiche insieme e in relazione come si fa con le equazioni, no? E quindi ragionare che cos'è? È calcolare. Ragionare significa operare e significa calcolare su termini e definizioni, i quali sia il termine sia la definizione hanno delle connotazioni quantitative, misurabili, geometriche. Quindi il ragionamento verbale potrebbe essere trasformato in equazione matematica. Il ragionamento è un calcolo. Questo porta a pensare l'idea hobbesiana dell'elevatissima formalizzazione, e quindi vedete che Hobbes in un certo senso è stato considerato l'anticipatore del flowchart, del linguaggio del computer, di certe caratteristiche della moderna informatica. Ragionare può essere considerato la stessa cosa che calcolare, perché i termini e le parole che si mettono insieme nelle proposizioni e nei ragionamenti esprimono aspetti quantitativi. Ci sarà un giorno, dice Hobbes, in cui i dotti, per risolvere un problema filosofico, diranno sediamoci e calcoliamo, e così il ragionamento verbale viene trasformato in un'operazione matematica. Questa è anche una suggestione molto molto significativa all'interno del pensiero di Hobbes. Ci sono altre due cose da dire a cui tengo molto. Primo, tutto il sistema della scienza dunque si basa su una convenzione linguistica. Questa convenzione linguistica fa sì che i nomi e le definizioni, come abbiamo detto, siano in qualche modo trattati come delle quantità matematiche. Quindi nel discorso scientifico o filosofico, nella vera scienza, nella scienza esatta, bisogna utilizzare un linguaggio rigoroso, serio, sobrio, quantitativo, geometrizzante, cercando di far in qualche modo assomigliare il ragionamento filosofico e scientifico alle catene di teoremi geometrici. Bisogna quindi usare un linguaggio chiaro. Il linguaggio chiaro è quello che riprende la misurabilità delle quantità matematiche, d'accordo? Quindi deve essere escluso dalla vera scienza il linguaggio poetico o il linguaggio retorico, devono essere escluse le metafore, tutte queste cose qui. Hobbes non odia assolutamente, voi ricordate, ama la letteratura, non disprezza la metafora oppure la retorica, oppure il linguaggio poetico, però lui dice che si tratta di un tipo di linguaggio che va bene appunto per altre discipline, per la letteratura, per la poesia, per la retorica, per l'oratoria e così via, ma sono discipline che non hanno nulla a che fare con la scienza e con la filosofia, con le scienze esatte e con il metodo scientifico, d'accordo? Quindi questo è importante. Hobbes, soprattutto nel De Cive, ma anche nel De Corpore, è forse anche molto noioso nella sua scrittura, perché cerca di far somigliare la scrittura ad una concatenazione logica di teoremi geometrici, quindi non deve entrare il linguaggio poetico, metaforico e così via. Poi, riprendendo questo da Bacone, Hobbes dice anche un'altra cosa importante, che esistono, come diceva il cancelliere Bacone, termini o espressioni che non significano niente, e noi dobbiamo, ricordate, corrispondono agli idolafori di Bacone, dobbiamo assolutamente eliminarli, non fanno parte della scienza. Hobbes fornisce alcuni esempi di parole ed espressioni che non significano niente, e guarda caso sono tutte riprese dal gergo scolastico, perché Hobbes almeno questo aveva in comune con Bacone e con Cartesio, cioè odiava la scolastica. Termini come transustanziato, consustanziato, eterno presente sono termini che non significano assolutamente niente. Un ultimo problema e poi chiudiamo. Abbiamo visto che la scienza esatta è basata
su delle convenzioni, sulle definizioni che abbiamo inventato noi arbitrariamente e sul rispetto di quelle definizioni. Non solo, ma su quelle definizioni che fanno riferimento a oggetti o fenomeni che abbiamo inventato noi. Quindi la scienza è a priori, proprio perché è convenzionale, si basa su idee che possono essere usate a priori perché le abbiamo definite noi, le abbiamo fatte noi, abbiamo visto di quelle idee noi siamo la causa generatrice o controlliamo la causa generatrice e usiamo quelle idee, ricordate, come se non fossero derivate dall'esperienza. Quindi la scienza esatta non ha nulla a che fare con la fisica, non ha nulla a che fare con l'esperienza. Naturalmente il problema che viene posto a Hobbes è questo: non rischiamo così di creare una scienza puramente intramentale, solipsistica, cioè una scienza che funziona solo appunto con oggetti che vengono creati dal nostro intelletto, e il pericolo è quello di fondare e di portare avanti una scienza che non abbia nessuna relazione con la realtà, che non abbia nessun rapporto con i corpi fisici, i corpi esterni. Attenzione, questo non è vero, e infatti Hobbes risponde correttamente che non è vero. Bisogna fare molta attenzione. Quando Hobbes dice che i corpi fisici non possono essere la base della scienza esatta, la fisica è solo una scienza incerta e probabile, perché i corpi fisici non li abbiamo inventati noi, Hobbes non sta parlando da scettico, come vi ho detto in precedenza, ma vorrei chiarirlo meglio questo. Cioè Hobbes non sta dicendo che noi non possiamo conoscere per niente la realtà fisica, la fisica, l'astronomia, la chimica e così via. Non sta dicendo questo, non sta dicendo, attenzione, che la fisica e le scienze naturali o le scienze sperimentali non servono a niente o siano soltanto conoscenze totalmente illusorie, allucinatorie. Lui non dice questo. Vi ricordo che lui dice che la conoscenza empirica, la fisica, è incerta, però è anche probabile e quindi è utile. Attenzione, lui non sta buttando a mare la scienza fisica, sta solo dicendo che è incerta. Però attenzione, Hobbes ammette anche in questo caso che ci siano delle cose evidenti per esperienza nella fisica che devono essere accettate da tutti e che non hanno bisogno di metodo, per esempio il principio di inerzia o altri principi fondamentali della fisica, della meccanica, della dinamica. E lui anzi rimarca che la conoscenza empirica, la conoscenza degli oggetti fisici, può essere molto molto utile. Per esempio, se io vedo che appaiono un certo tipo, appaiono nel cielo determinate nuvole, sono le nuvole che di solito causano la pioggia, ne avrò un vantaggio, ne avrò comunque una conoscenza che, per quanto probabile e incerta, è molto significativa, perché io posso spostarmi, andare al coperto per evitare la pioggia, d'accordo? Quindi le scienze fisiche e i fenomeni empirici sono importantissimi per Hobbes. Lui non li sta negando, sta solo dicendo che essi sono oggetto di una conoscenza che non può essere altro che incerta e probabile. Io mi baso sull'abitudine, mi baso sulla probabilità, perché nel dire che certe nuvole porteranno la pioggia? Perché è successo moltissime volte che quelle nuvole hanno portato la pioggia, ma potrebbe anche accadere che ci siano quelle stesse nuvole e la pioggia poi non sia l'effetto necessario di quelle nuvole. Non so se mi spiego. Cioè, nelle scienze incerte, nella fisica, la relazione di causa-effetto è soltanto probabile, è data dall'abitudine, non può pretendere di essere necessaria, eterna, inviolabile, fondata su una legge scientifica, su una legge certa. Tuttavia questo non vuol dire che la conoscenza empirica non serva a niente.
La conoscenza empirica è utile per fare delle connessioni, per paragonare fenomeni diversi, oppure è utile, abbiamo visto, perché può farci formulare delle previsioni utili. Ci sono certe nuvole, ci sarà la pioggia. Tuttavia, la corrispondenza tra i fenomeni empirici e la relazione di causa-effetto tra i fenomeni empirici sarà sempre incerta e probabile. Può generare delle azioni che sono utili, o può anche, vi ricordate, la scienza fisica modificare la natura a servirla a vantaggio degli uomini. Però tutte queste cose la scienza incerta le fa in maniera probabile, cioè con un livello di efficacia minore rispetto alle scienze certe. Spero di aver spiegato, insomma, tutto ciò che è importante relativamente alla conoscenza, al metodo scientifico, al linguaggio, al convenzionalismo scientifico di Hobbes. Ci tenevo a fare questo anche perché queste sezioni del pensiero di Hobbes, dell'opera di Hobbes, spesso sono sottovalutate. No? Hobbes si pensa subito Homo homini lupus, l'uomo aggressivo, lo stato di natura, oppure il sovrano assoluto, no? L'assolutismo, cioè si pensa sempre alla politica, alla sua filosofia politica che lui chiama filosofia civile, e spesso si trascurano questi aspetti metodologici, metafisici, gnoseologici e di filosofia del linguaggio del nostro autore, che invece sono per me comunque molto importanti, e quindi vi ho dedicato ben 2 video lezioni. Comunque a partire dalla prossima lezione iniziamo a parlare della morale e della politica, a partire ovviamente dall'ipotesi hobbesiana dello stato di natura, cioè iniziamo a parlare delle cose che sono più famose all'interno della filosofia di Thomas Hobbes. Vi ringrazio e vi prego di continuare a seguirmi anche nelle prossime video lezioni su questo grande filosofo britannico. Vi saluto e vi ringrazio tutti. Arrivederci.